Benvenuti sul canale YouTube di Milano Historic Cars Club e Youngtimer Club Milano. Oggi vi parleremo di Alfa Romeo Spider, ma prima ricordatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube. Alfa Romeo Spider è la vettura più longeva del marchio del Biscione. Ben 28 anni di carriera per questa vettura che è stata prodotta in 4 versioni, dal 1966 al 1994. Durante tutto questo stesso periodo lo schema meccanico rimane immutato. La trazione ovviamente è posteriore, il motore, neanche a dirlo, è il bialbero Alfa Romeo che fu declinato in 4 diverse versioni di motorizzazione, 1300, 1600, 1750 e 2000. Quest'ultima venduta nell'ultimo periodo anche ad iniezione elettronica. Anche lo schema delle sospensioni è tradizionale. 4 ruote indipendenti, 4 ammortizzatori telescopici con molle elicoidali, barra stabilizzatrice e trapezi sulla parte anteriore, assale rigido e bracci trasversali per la parte posteriore. 4 sono i freni a disco, corredati di servofreno e correttori di frenata. Il cambio è un 5 marce più retromarcia, tutte sincronizzate. La strumentazione della nostra Alfa Romeo Spider Duetto è composta da un cruscotto alloggiato dietro il volante, dove trovano posto il contagiri e il tachimetro, corredato di contachilometri totale e parziale. Gli altri strumenti di segnalazione sono alloggiati in strumenti circolari a destra del cruscotto. Troviamo l'indicatore livello carburante, l'indicatore della pressione dell'olio motore e l'indicatore della temperatura dell'acqua. La plancia è rivestita sulla parte posteriore e inferiore di materiale in similpelle e una fascia metallica in tinta carrozzeria va a sottolineare la sportività della nostra Alfa Romeo Spider Duetto. Alfa Romeo Spider nasce a completamento della gamma Giulia nata nel 1962. Dopo Giulia Berlina e la versione coupé GT disegnata e prodotta da Bertone, vede la luce la versione Spider, che è quella che abbiamo qui rappresentata nella versione 1300 Junior. L'autotelaio di derivazione appunto è quella di Alfa Romeo Giulia, che però è stato accorciato per migliorare la guidabilità della vettura. Alfa Romeo Spider va a completare la gamma della neonata Giulia del 1962. Alfa Romeo Giulia nasce nella versione berlina, alla quale viene affiancata un anno più tardi la versione coupé disegnata da Giugiaro e prodotta all'interno della carrozzeria Bertone. Alfa Romeo Spider appunto completa questo trittico derivato dall'autotelaio Giulia. Nella fattispecie la versione Spider ha il telaio di Giulia ma accorciato per migliorare la rigidità torsionale e la guidabilità durante la marcia. In realtà tra Alfa Romeo Spider e la Alfa Romeo Giulia Spider dalla quale deriva, parliamo della vettura degli anni 50, c'è una piccola parentesi produttiva di Alfa Romeo GTC, che è un'altra convertibile che ha avuto poco successo commerciale. Alfa Romeo GTC è la versione convertibile della GT Coupé disegnata appunto da Giugiaro e prodotta da Bertone. Si trattava fondamentalmente della versione col tetto asportato della famosa coupé di Alfa Romeo. Per l'assemblaggio di quella vettura fu incaricata la carrozzeria Touring, ma visto il poco interesse commerciale e il fatto che la carrozzeria Touring in quel periodo navigava in cattive acque, la commercializzazione si interruppe dopo solo una commessa di 1000 unità e, secondo i registri Touring, solo 610 vetture prodotte. A quel punto i vertici Alfa Romeo si rivolsero a Pininfarina, in quanto Bertone era già saturo dal punto di vista produttivo per la produzione non solo della Coupé GT Alfa Romeo
della stessa famiglia Spider, ma anche della Fiat 850 Spider. A tal proposito, nella playlist del nostro canale troverete anche un interessante video proprio su Fiat 850 Spider. Alfa Romeo Spider verrà completamente affidata alle mani di Pininfarina, che si occuperà del disegno insieme al centro stile interno diretto da Martinengo e seguito da Aldo Brovarone. Si occuperà della ingegnerizzazione, della industrializzazione e dell'assemblaggio di questa che diventerà una delle icone assolute dell'automobilismo mondiale. La genesi stilistica parte da un prototipo definito Superflow IV, realizzato dallo stesso Pininfarina sulla base di un autotelaio da competizione di un'altra Alfa Romeo, l'Alfa Romeo 6C 3000 carrozzeria maggiorata. Già sul prototipo della Superflow IV si possono riconoscere quelli che saranno gli stilemi futuri di Alfa Romeo Spider. La coda affusolata a forma di osso di seppia, da cui poi prenderà il nomignolo che viene dato a questa versione di Alfa Romeo, la scafaltura che corre lungo tutta la fiancata e il frontale basso spiovente con i fari verticali. Alfa Romeo Spider viene anche definita duetto. È curiosa anche la genesi di questo nome. Una volta presentata la vettura si doveva decidere quale potesse essere il nome più adatto per interrompere quella che era la tradizione di Alfa Romeo Giulia Spider o Giulietta Spider, che fu un grosso successo per Alfa Romeo negli anni 50. Il marketing di Alfa Romeo decise un concorso a premi, consegnando ai concessionari e alle riviste del settore una cartolina. Chi voleva compilare quella cartolina poteva suggerire un nome e una giuria esperta avrebbe poi giudicato quello che sarebbe stato il nome più adatto da dare alla neonata Alfa Romeo Spider. Al terzo posto delle migliori preferenze ci fu Duetto. 190 esemplari con motorizzazione 1600 vennero commercializzate con il nome Duetto. Si interruppe però questa possibilità, in quanto nello stesso periodo un'azienda milanese, la Pavesi, commercializzava un biscotto al cioccolato che portava lo stesso nome. Dopo una causa portata avanti davanti al Tribunale di Milano, Pavesi vinse la causa e Alfa Romeo dovette smettere di utilizzare il nome Duetto per commercializzare la propria vettura. Duetto non fu più utilizzato in Alfa Romeo, tranne che sulla quarta serie. 190 esemplari, tanti quanti quelli commercializzati alla prima ora, vennero destinati al mercato statunitense proprio sulla quarta versione del 1994 e fu chiamata Alfa Romeo Spider Veloce Duetto, proprio a ricordare questo episodio del passato. Gli Stati Uniti sono sempre stati un mercato molto ricettivo e affascinato dai prodotti Spider Alfa Romeo. Per supportare il lancio commerciale negli Stati Uniti, 3 Duetto Alfa Romeo verniciati verde, bianco e rosso come la bandiera italiana furono imbarcati sulla motonave Raffaello e raggiunsero l'oltreoceano con un equipaggio di 1300 VIP fra attori, cantanti e modelle, proprio a sottolineare l'importanza che Alfa Romeo dava a questo Spider, elegante, glamour e di moda per il 1960. Sempre gli Stati Uniti diedero lustro al nostro modello Alfa Romeo, grazie anche a un famoso film, Il Laureato, interpretato nel 1969 da Dustin Hoffman, dove l'attore correva per le strade americane a bordo di una rossa Alfa Romeo Spider 1600 sulle note di un classico brano di Simon e Garfunkel dal titolo Mrs. Robinson. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di un'altra icona dell'automobilismo italiano, un vero fiore all'occhiello di tutta la nostra tradizione automobilistica, Alfa Romeo Spider Duetto. E questo è il canale YouTube del Milano Historic Cars Club e Youngtimer Club Milano. Vi ricordiamo che siamo un club di appassionati di autoveicoli storici e youngtimer. Ci piace organizzare raduni, eventi, manifestazioni e vi vogliamo contagiare con la nostra passione.
Seguiteci sul nostro canale YouTube, sui nostri social, sul sito internet che è milanohistoriccarsclub.it e partecipate ai nostri raduni.